In questa lezione scoprirete Giotto e la Cappella degli Scrovegni. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. Giotto nasce nel 1267, muore nel 1337 e quindi è un uomo che per la sua epoca è vissuto 70 anni, quindi ha avuto la fortuna, diciamo, di vivere a lungo e di potersi godere anche i suoi frutti del suo lavoro. Ci dice Vasari però una cosa interessante anche sull'aspetto fisico di Giotto. Ci dice che non c'era nessun uomo più brutto nella città di Firenze. Evidentemente qui però è rappresentato Giotto, non sembra così brutto come lo descrive Vasari, però quello che ci dice poi Cennino Cennini ci dice una cosa importantissima: rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno. Che cosa vuol dire? Rimutò, cioè cambiò l'arte di dipingere dal greco, avete presente tutte le icone bizantine, la trasmutò, la rimutò in latino, cioè in una lingua più accessibile e la ridusse al moderno. Cioè fu un innovatore in questo senso. È sepolto, ci ricorda Vasari, poi in Santa Maria del Fiore. E qui vi mostro subito un confronto, è vero, sono passati 60 anni, però se pensate una maestà come questa, una Madonna col bambino del 1250, è lontana anni luce rispetto alla maestà di Ognissanti di Giotto, nella quale ci presenta davvero una donna che tiene in braccio il proprio figlio e il bambino, sì, è come un imperatore romano vestito, però fa il gesto benedicente, vedete l'impostazione è molto simile, però vi invito a vedere insomma l'effetto di chiaroscuro che qui domina nelle vesti, nel volto, vedete il volto della figura qua del maestro di Tressa, in realtà il volto non è chiaroscurato, è piatto, o lo stesso i vestiti sono resi con una campitura piatta e giusto qualche linea scura. Guardate gli angeli, volano nel cielo gerarchie, è logico, angeliche, sono più piccole rispetto alla divinità, però non danno l'idea di essere qualcosa, diciamo, di reale. In realtà, guardate gli angeli 18, sono rappresentati addirittura in prospettiva, no? Una sorta di prospettiva uno dietro l'altro. Queste appunto sono le grandi novità che vedremo di Giotto. Questa è la casa che oggigiorno si considera di a Vespignano di Giotto. In realtà sappiamo benissimo che non è quella effettiva, è come la casa di Dante a Firenze. E la zona è questa, ma non è questa effettivamente la casa. Questo è il famoso ponte alla Ragnaia, detto ponte di Cimabue, dove sembra sia avvenuto proprio l'incontro tra il giovane Giotto, bambino, che Cimabue lo incontra mentre stava disegnando su un sasso una pecorella e poi lo invita a venire a Firenze. L'unica opera che abbiamo in Mugello, che è rimasta, diciamo, nella sua terra natale, sembra sia questa Madonna Nera. Una Madonna Nera così chiamata perché era fino a poco tempo fa era ricoperta da uno strato scuro di colore perché l'avevano ridipinta, non dando valore a questa pittura e ora molti critici storici dell'arte sono propensi a attribuirla appunto a Giotto e a considerarla l'unica opera rimasta in Mugello nella pieve di Borgo San Lorenzo è interessante perché nonostante sia un piccolo frammento si vede già tutta lo stile, la poetica di Giotto, il fatto di un'attenzione agli affetti tra la mamma e il bambino, cosa che non si era vista nelle divinità precedentemente, no? Anzi, la divinità è qualcosa di ieratico, al di fuori del dato umano, non ha sentimenti, no? Come siamo abituati, i sentimenti sono molto umani e in realtà la divinità è qualcosa di superiore, viene spesso rappresentata impassibile e qui invece trovate una mamma, questa volta è una Madonna che ci sta osservando, che ci guarda dritto negli occhi, non ha più la testa reclinata, ma ci sta guardando, è presente e allo stesso tempo anche lei e il bambino si stanno scambiando questi affetti. Ecco, in questi pochi centimetri di arte c'è davvero tutta
la storia di Giotto e di quello che è riuscita a creare Giotto, che a Firenze è ricordata anche per il famoso campanile, perché diventerà capomastro dell'Opera del Duomo. Con il Duomo appunto in costruzione, verrà poi, lo sapete, terminato con la cupola del Brunelleschi, ma lui più che dedicarsi al Duomo avviato da Arnolfo di Cambio, si dedica al campanile. E arriviamo ora alla nostra Cappella degli Scrovegni. La Cappella degli Scrovegni si trova a Padova e Giotto venne chiamato proprio da Enrico Scrovegni. Chi era Enrico Scrovegni? Era un esponente di una famiglia importante che si era arricchita grazie all'usura. L'usuraio prestavano denaro e poi richiedevano somme spropositate, e facendo questi prestiti questa famiglia si era talmente arricchita. Era una pratica dell'usura che si racconta che anche Giotto in realtà praticasse l'usura, no? La Chiesa considerava questa pratica dell'usura logicamente un peccato. Allora che cosa fa Enrico Scrovegni? Enrico decide di farsi rappresentare praticamente all'interno del giudizio universale proprio mentre fa un gesto di devozione, che è quello di dare alla Vergine Maria la cappella a lei dedicata, perché questa cappella è dedicata alla Vergine, e lui viene mostrato mentre fa questo dono come per discolparsi dei peccati commessi. Bellissimo questo scorcio da quest'arco della Cappella degli Scrovegni. Questa è una veduta panoramica della Cappella degli Scrovegni. Qui Giotto ci lavora dal 1303 al 1305. In questi anni aveva già lavorato, abbiamo visto, ad Assisi, e quindi vedremo le novità che apporta in questo capolavoro veramente per farvi capire. Poi vedremo come molti affreschi sono anche in relazione. Vedete, per farvi capire che ci sono specchiature marmoree con i vizi e le virtù. Queste sono le virtù in questo caso, nella parete nord invece ci sono i vizi. E qui il giudizio universale è posto in controfacciata, come vi dicevo, e qui si vede il particolare. Vedete, questo è Gesù in alto, rappresentato dentro una mandorla di luce, qui tutti gli eletti, vedete le schiere angeliche, gli eletti, i santi, qui trovate personaggi che sono diventati santi, e qui trovate, vedete, da un lato il paradiso, questi si apprestano tutti, gli angeli stanno suonando le trombe, il momento del giudizio universale, e qui si deciderà i buoni e i cattivi. Ci sarà una divisione netta. Guardate, qui tutta un'armonia, una proporzione, tutti ordinati, tutti in fila, e qua il caos più totale, i colori stessi, e poi ci sono tutte queste figurazioni diaboliche. Ve le mostrerò, chiuderò proprio con queste scene qui. Però ora, per farvi capire, vedete, questi sono quelli che stanno per essere risuscitati dalle tombe. E lui dove si è messo? Non a caso si è messo proprio, guardate, dalla parte degli eletti, dalla parte di coloro, ma anche Gesù, chi sta guardando? Mica sta guardando l'inferno, sta guardando coloro che diventeranno beati, che diventeranno, saranno portate al cospetto appunto di Dio Padre. E qui Enrico Scrovegni sta donando proprio il modellino, eccolo qui, lo vedete più ingrandito, sta donando proprio il modellino, vedete, della Cappella degli Scrovegni. Qui abbiamo il famoso compianto che vi dicevo, anche il paesaggio è desolato, vedete, tutta questa linea, questa diagonale verso chi ci indirizza? Ci indirizza proprio verso Gesù. Gesù, Maria che lo sta guardando, questa volta disperata, ma con quello sguardo intenso che l'aveva visto, l'aveva accolto da piccolino. E questi sono gli angeli disperati che vi dicevo, no? Tutti sono disperati, chi alza le braccia al cielo, chi... Vi invito a vedere una miniatura. Siamo 1250-1300, qui siamo 1304, la grande differenza, cioè questa è Maria che si protende, anche questo è un compianto, è ben diverso dall'opera appunto di Giotto, che ci rappresenta veramente tutto un dolore. Anche la terra, il paesaggio è desolato, tutto è così, anche la terra stessa che piange, no?
l'albero rinsecchito però sta rimettendo le gemme. E Gesù, vedete, viene deposto dalla croce, la Maddalena, questa volta ai suoi piedi, sempre rappresentata con i capelli lunghi, biondi, ma questa volta è in lacrime e non ha più forza per rispondere. Ma non a caso un artista anche come Picasso prenderà ispirazione da opere così forti, così importanti come questa, di una forza espressiva, di una carica espressiva incredibile. E farà un misto tra quello che è l'opera di Giotto e la Pietà Vaticana di Michelangelo, in cui si vede il corpo abbandonato. Questa volta diventa Picasso, Guernica, non sto a raccontarvi la storia, ma insomma è un bombardamento su civili, quindi questa è una mamma vera che ha perso il suo figlio, ha perso il bambino che cade disarticolata, ma vi invito a vedere anche il gesto, no, di Giovanni che apre le braccia disperato e che guarda in direzione di Gesù. E vi invito a vedere lo stesso gesto di questa figura che arriva e trova questo sconvolgimento totale all'interno di questa abitazione, perché questa c'è una luce, alla luce di una lampada, irrompe, vedete ci sono le fiamme e sta guardando questo bambino che è praticamente morto. Guardate i gesti, vi dicevo di questi angeli che piangono, e guardate il gesto che farà poi anche Masaccio, nel particolare della Maddalena, nella crocifissione di Masaccio, con queste braccia alzate, tutto è legato all'opera di Giotto. Se non c'era questa espressività, questi affetti, questi sentimenti che tutti gli artisti dalle epoche più vicine fino all'arte del Novecento recuperano. Vedete, questi sono gli angeli con questi dolori, con questi gesti strazianti. Questo vi ho detto che si apre il petto e l'ira è rappresentata anche nei taccuini sanitatis, proprio come quest'uomo, vedete, si è strappato tutte le vesti dalla rabbia. Vi dimostro la scena di Caifa davanti a Cristo che si strappa le vesti.